Ciao, buongiorno, sono Richard Wieser della pasticceria I Dolci di Ricchi in Alta Badia, dove abbiamo un piccolo caffè pasticceria. Io vi presento lo strudel di pasta frolla con le mele. La pasta frolla si fa con la farina, burro, uova, un po' di latte, vaniglia, limone e zucchero. E noi usiamo zucchero extra fine di barbabietola italiana. Adesso vi spiego come prepariamo la frolla. Mettiamo dentro il burro, lo zucchero, aggiungiamo il sale, la vaniglia, un po' di limone grattugiato, le uova e impastiamo un attimo che si scioglie lo zucchero. Poi aggiungiamo la farina. Lo facciamo girare in macchina finché si impasta, che si amalgama bene. Lo togliamo, lo mettiamo in una ciotola, copriamo con una pellicola e lo mettiamo in frigo per mezz'oretta, un'oretta. Nel frattempo facciamo la farcitura. Noi usiamo una golden di montagna che sia bella matura, con uva, pinoli, cannella e un po' di pane grattugiato. Poi noi lavoriamo le mele, vanno sbucciate col pelamele e vanno tagliate a fette fine e dopo iniziamo a fare la farcitura. Nel frattempo prepariamo il pane che lo facciamo saltare un po' in pentola col burro e lo zucchero. Aggiungiamo il pane alle mele, un po' di zucchero, un pizzico di cannella, aggiungiamo anche un po' di succo di limone perché le mele non ossidano ed ha anche un buon gusto e poi lo impastiamo. Adesso togliamo la pasta frolla dal frigo e iniziamo a tirarla, a fare il foglio. Usiamo il mattarello, la tiriamo non troppo sottile e poi la tagliamo con un righello per quadrare le misure. Mettiamo un po' di pane grattugiato sopra la frolla, poi mettiamo l'impasto delle mele, va chiuso, lo pinnelliamo con un po' di uovo che si appiccica, lo chiudiamo bene che non escono le mele nella cottura, un'altra pinnellata con l'uovo e lo inforniamo a una temperatura all'inizio con 200 gradi che scende fino a 160 gradi per 40-45 minuti. Una volta cotto lo togliamo e lo lasciamo raffreddare un attimino e nel frattempo prepariamo la salsa alla vaniglia che lo accompagna. Gli ingredienti sono latte, un po' di panna, zucchero, un po' di fecola, un po' di vaniglia, un pizzico di sale e un po' di limone grattugiato e i tuorli. Li mettiamo dentro in una ciotola e impastiamo un attimo. Facciamo una piccola bollitura e alla fine poi aggiungiamo ancora un po' di panna montata per incorporare un po' più aria, che diventa un po' più soffice. E poi andiamo alla presentazione sul piatto. C'è il mio figlio Franz che lo taglia, aggiunge la salsa alla vaniglia, mettiamo ancora un po' di zucchero a velo e lo presentiamo. Noi abbiamo finito adesso con lo strudel tradizionale qua in Alta Badia e vi invito tutti quanti a trovarci qua ai Dolci di Ricchi per assaggiarlo. Ciao, a presto!
Buongiorno, sono Heinrich Schneider, chef e patron del Relais Château Terra qui a Sarentino, nel bellissimo Alto Adige. Abbiamo preso in mano i nostri genitori nel 98, io e mia sorella. In questo giro degli anni abbiamo conquistato 2 stelle Michelin. Avete visto come viene fatto lo studio di mele tradizionale del nostro Alto Adige e tocca adesso a me a trasformarlo in un piatto più, diciamo, divertente, un po' moderno. Il primo passo sarà di fare le cialde a base di pasta di lingua di gatto. Qui abbiamo quindi gli ingredienti pronti, lo zucchero impalpabile o conosciuto anche come zucchero a velo, 100% italiano, semplice farina bianca, del burro e alla fine abbiamo dell'albume fresco. Quindi facciamo per primo sciogliere il burro, solo sciogliere leggermente, evitare il calore. Basta che si sciolga. Ecco, adesso prendiamo l'albume, lo snervo un po', così riusciamo meglio a mischiare gli ingredienti. Ora aggiungo lo zucchero impalpabile. Possiamo aggiungere ora anche il burro e metto anche la farina. Perfetto. Ora giriamo ad ottenere un bellissimo impasto fluido. Ora passiamo un attimo in frigo che si riprende di temperatura il burro, così riusciamo meglio a stendere le cialde. Frigo ed è pronto. Ecco, il prossimo passaggio sarà la spuma all'uovo. Qui abbiamo gli ingredienti, ho preparato della panna fresca, del latte fresco, del burro, tuorli, zucchero vagliato fine e un po' di gelatina. Metto a ammolare la gelatina e nel frattempo metteremo insieme la panna e il latte in un pentolino. In un altro pentolino lo zucchero con i tuorli. Nel frattempo riscaldo anche un po' il burro, lo faccio solo sciogliere, giusto un po', ed ora diamo una mescolata allo zucchero e ai tuorli e affilo verso adesso la miscela latte e panna. Adesso riscaldiamo di nuovo finché inizia a legarsi il tuorlo. Controlliamo un attimo la temperatura, che arriviamo a 85 gradi. Ora aggiungo la gelatina, la strizzo bene e metto dentro. Faccio sciogliere. Importante che continuate sempre a mescolare ancora dopo aver tolto dal fuoco, perché il calore sotto c'è ancora. Ora possiamo aggiungere il burro sciolto, è già bello cremoso. Adesso lo facciamo raffreddare. Ho preparato dell'acqua e ghiaccio, ecco, quindi versiamo la crema qua dentro, vedete che bella cremosa, ecco, adesso possiamo trasferire nello sifone e tenere nel frigo finché impiattiamo poi il piatto. Lo faccio mezzo 3/4 pieno, importante che entra abbastanza aria. Lo chiudo. E mettiamo la cartuccia, è praticamente l'ossigeno che mette sotto pressione questa crema che diventa ariosa. Quindi non è più una crema pesante, è una crema veramente leggera come una nuvola. Vediamola subito. Ecco, vedete. Ora la passo in frigo. Se non avete a disposizione un sifone come questo a casa, potete fare benissimo anche salsa di vaniglia. Ora prendo l'impasto di lingua di gatto dal frigo. Lo rimischiamo di nuovo
È già diventato un po' più denso e così è giusto. Ecco, io ho preparato qui la placca, potete provarlo benissimo anche su carta di forno. Io mi sono fatto questa forma qua, questo qua non si compra, me lo sono fatta io, per esempio da un coperchio di plastica, si taglia fuori la misura che si vuole, mettiamolo qua, la forma, prendo un po' dell'impasto e lo spalmo dentro questo stampo, sottile ma non troppo. Lo alzo. Volendo si potrebbe aggiungere a questo impasto anche un po' di cacao, così si ottengono le cialde al cioccolato. Ecco, adesso andiamo in forno, 170 gradi per 10 minuti. È già preriscaldato, questo è molto importante. In questo caso io ho abbassato un po' la ventola, se avete il forno con la ventola, non troppo alto. Ecco, 10 minuti. Eccoli pronti. Prendo la cialla, la piglio così e la metto dentro la forma. Ora faremo il ripieno. Qui abbiamo tutti gli ingredienti: zucchero grezzo di barbabietola, panna fresca, burro, mela a cubetti Golden Delicious, uvetta, l'ho inzuppato con un po' di rum, pan grattato, pasta folla grattugiata, pinoli, nocciole tritate, farina di mandorle, cannella in polvere, zucchero vanigliato, scorza di limone fresca. Per primo facciamo caramelliare lo zucchero grezzo di barbabietola. Lo metto nel pentolino, ecco. Perfetto. E questo zucchero ovviamente in questa ricetta è ottimo perché è molto più saporito di uno zucchero semplice bianco. Sfumo con la panna, lo mettiamo a fuoco basso, facciamo sciogliere lentamente lo zucchero e dopo un po' possiamo già aggiungere anche le mele. Facciamo caramelliare anche leggermente la mela insieme allo zucchero. Ora aggiungiamo l'uvetta che abbiamo fatto ammorbidire nel rum, ho alzato un po' il fuoco. Adesso possiamo aggiungere gli altri ingredienti: il pan grattato, pinoli, le nocciole, ecco la farina di mandorle. È un bellissimo matrimonio di sapori che appartengono dallo nostro strudel. Adesso possiamo mettere il burro, che anche lui dà un tipico sapore della nostra terra. Le mele sono giuste, sono perfette. Aggiungo ancora la pasta folla, zucchero vanigliato, ecco, e alla fine aggiungo anche la cannella macinata classica per lo strudel. Bene, siamo arrivati quasi alla fine. Per dare un po' più freschezza mettiamo la scorza di limone grattugiato al momento. Mi piace tantissimo questo sapore tra nocciole, limone, uvetta. Giriamo di nuovo tutto quanto e ora assaggiamo. Fantastico, super. Per l'impiattamento ci serve del gelato allo yogurt, poi abbiamo la pasta folla, un olio di pino che ho preparato io, voi potete utilizzare qualsiasi altro olio, petali di garofano, la spuma all'uovo che abbiamo preparato prima, voi potete benissimo utilizzare una salsa a vaniglia. Ora andiamo all'impiattamento e quindi iniziamo con la pasta folla, mettiamo un mucchietto qui spostato qua, questo è il letto poi per il gelato allo yogurt, altra pasta folla per la cialda, la mettiamo qua dentro,
riscaldiamo il ripieno e mettiamo dentro la cialla. Ora mettiamo la spuma, la muoviamo un po' e mettiamo sopra le mele. Bellissimo. Eccoci qua. Poi abbiamo la pasta folla, il gelato accanto. Ok, buchiamo un po' qui. Questo è praticamente del 2018 quest'olio che abbiamo fatto. È importante che il tempo per l'olio che dare più sapore possibile. E chiudiamo con i nostri petali di garofano. E voilà. Ora avete visto il mio strudel rivisitato. Spero che vi è piaciuta. Provatelo a casa. Veniteci a trovare qui in Alto Adige, in questo bellissimo posto. Siamo a 1600 di altitudine, in mezzo alla natura. E vi saluto a questo punto. Grazie.